a tutti cari Basewalkers, ben ritrovati, sono sempre Davide, questo è sempre il mio canale e oggi voglio continuare con l'idea della settimana scorsa, ovvero parlare di un bassista rock, un bassista che ha fatto la storia del rock. In particolare oggi, come avrai capito dalla sigla, ci dedichiamo a Geezer Butler. Geezer Butler, bassista storico dei Black Sabbath ovviamente, ed è proprio di quel periodo che voglio parlarti di lui, ovvero del primo periodo dei Black Sabbath, i primi anni 70, che sono stati quando appunto i Black Sabbath sono nati e hanno, secondo me, diciamo così, dato l'impronta a quello che sarebbe stato il sound della band. I Black Sabbath, ricordiamo che spesso e volentieri vengono indicati proprio come la band che ha fondato, che ha creato l'heavy metal, il periodo è quello, e di sicuro il loro sound è stato molto molto caratteristico ed è il primo caso appunto in cui si sono utilizzati certi espedienti come le accordature diverse eccetera, che hanno fatto in modo che appunto alla band venisse un po' affibbiata questa etichetta. Ma in particolare oggi parliamo di Geezer Butler, il bassista ovviamente. E di che cosa parliamo? Come sempre ormai dovreste averlo intuito, parliamo inizialmente di quello che è lui, quindi ripercorriamo un po' il suo percorso di vita e di carriera, ovviamente fino a quando è stato coi Sabbath. Poi verso la fine ti darò anche qualche cenno riguardo a quello che fa adesso, quello che ha fatto in seguito. Ma partiamo subito con questa introduzione storica. Allora, Geezer Butler nasce a Birmingham in Inghilterra nel 1949. Pur avendo studiato da ragioniere, presto si butta nel mondo della musica, influenzato dai suoi idoli, ovvero i Cream di Jack Bruce. Insieme a un compagno di scuola, tale John Ozzy Osbourne, nel 1967 fonda la sua prima band, i Rare Breed, band che però si scioglie dopo poco tempo. I due finiscono in un nuovo gruppo, che è un gruppo blues dal nome Polka Tulk, una band di più elementi, sono circa 6 elementi, tra cui spicca Tony Iommi alla chitarra e Bill Ward alla batteria, ovvero gli elementi che poi formeranno i Black Sabbath. Geezer inizia in questo gruppo come chitarrista, cosa che però non sta bene a Iommi, che vorrebbe essere l'unico chitarrista della band, ed è lì che Butler passa al basso, o meglio prende la sua chitarra, gli toglie le 3 corde acute e comincia a suonarla così, solo con le corde basse. Dopo varie vicissitudini la band comincia a prendere una forma un pochino più simile a quello che sarà in seguito, comincia a diventare un quartetto, cambia nome in Earth, ma successivamente, in seguito alla scoperta di una band che porta lo stesso nome, lo cambierà ulteriormente ed ecco che nascono i Black Sabbath. Il nome glielo dà lo stesso Geezer Butler, è il titolo di un suo brano ed è ispirato a un film, l'omonimo film, perché il film in realtà è I 3 volti della paura di Mario Bava, che però in inglese viene tradotto proprio come Black Sabbath. Geezer Butler è un grande appassionato di film horror e non solo, si appassiona anche ai miti dell'occulto e queste caratteristiche, questa sua caratteristica sarà molto influente nella storia del Black Sabbath, che su questi argomenti fonderanno molti dei testi, molta dell'immagine che sappiamo avergli portato poi in seguito anche problemi. Comunque da questo periodo in poi la band prende il volo, con i primi 4 dischi si fa conoscere assolutamente a livello mondiale, è verso la metà degli anni 70 che però arrivano i primi segnali di cedimento. Ozzy in particolare molla una prima volta la band in seguito alla morte del padre, poi quando decide di rientrare però saranno gli altri a cacciarlo per via dei suoi abusi di alcol e droghe. La band continua, alla voce arriverà anche Ronnie James Dio di lì a poco, ma Geezer è sempre più insoddisfatto fino a quando appunto arriverà a mollarla verso la metà degli anni 80. È in realtà una serie di tiramolla, sia lui che altri elementi della band cominciano a entrare, a uscire, insomma c'è una certa alternanza. La band arriverà comunque, nonostante tutto e nonostante tutti, a una reunion con la formazione originale all'inizio del 2011, per poi arrivare addirittura a realizzare un disco e un tour che però, come sappiamo tutti, viene chiamato il The End Tour, con cui danno l'addio definitivamente alle scene.
Bene, ma ora parliamo di Geezer Butler come bassista. Vediamo un po' quali sono gli elementi che definiscono il suo stile. Allora, innanzitutto partiamo dal sound. Il sound di Geezer Butler è molto, come dire, fangoso, molto sporco. Lui utilizza, perlomeno in questa fase della sua carriera, un precision con le corde lisce e soprattutto vecchie. Per sua stessa ammissione diceva inizialmente di usare le corde vecchie proprio perché non aveva i soldi per cambiarle regolarmente, e quello poi è diventato un marchio di fabbrica e quindi ha continuato a mantenerlo. Corde vecchie, lisce, un filo di distorsione, ed è uno dei primi a interessarsi degli effetti. In particolare è stato probabilmente il primo bassista ad utilizzare il wah, che poi dopo è stato ripreso anche da altri bassisti del genere in futuro. Allora, Geezer Butler con questa strumentazione tendeva e tende tuttora a suonare in questo modo. Innanzitutto suona molto vicino al manico. Attenzione, dico tende, in realtà se lo vai a vedere nei video più attuali ti rendi conto che ha cambiato un po' l'impostazione, ha cambiato un po' il suo modo di suonare negli ultimi anni, ma noi stiamo parlando del periodo Sabbath, e in quel periodo assolutamente lo vedrai sempre con le dita della mano destra molto attaccate alla tastiera, e l'utilizzo anche della mano destra, che non è un classico pizzicato come l'abbiamo visto già in altri casi, ma esattamente come Steve Harris ha un modo tutto suo di intendere la mano destra. Lui in particolare adotta questa tecnica, suona in modo molto aggressivo, molto violento, le dita della mano diventano praticamente delle bacchette e cerca di ottenere un suono che è quasi il suono dello slap. L'effetto è percussivo, esattamente come sullo slap, solo che con la distorsione, con le corde vecchie, ovviamente abbiamo un suono molto più aggressivo, molto più rock, tra virgolette. Quindi questo è quello che lui va a fare. Senti come cerco di pestare il più forte possibile, proprio alzando, enfatizzando il movimento delle dita, e questa cosa qua porta chiaramente ad avere questo suono suo caratteristico. Sempre in funzione del sound c'è anche una caratteristica importantissima che è arrivata sul disco Masters of Reality, ovvero il fatto che sia lui che Iommi ovviamente suonassero un tono e mezzo sotto. Allora, le accordature di un certo tipo, se conosci il metal sai benissimo che al giorno d'oggi sono frequentissime, sono tante le band che accordano semitono, un tono, addirittura anche un tono e mezzo. Ecco, un tono e mezzo sotto per l'epoca era una cosa veramente innovativa, e questa cosa chiaramente portava la band ad avere quel sound ancora più tenebroso, che era sicuramente il loro obiettivo, proprio per il marchio di fabbrica dello stile e dell'immagine che volevano dare. Quindi prova a fare caso alla differenza tra una Children of the Grave, per esempio, brano storico di questo disco, suonata come fanno loro, ovvero in Mi, a partire dal settimo tasto, ma un tono e mezzo, e come suona realmente, ovvero il fatto che questo tono e mezzo la porti a essere in do diesis. Tu puoi suonarla in do diesis con l'accordatura normale, certo le note saranno le stesse, ma l'effetto è totalmente diverso. Ti faccio sentire. Questa è con l'accordatura normale e quindi trasposta in do diesis per suonarla insieme al disco. E ora invece te la faccio sentire suonandola in Mi, ma accordato un tono e mezzo sotto. Queste erano le caratteristiche del sound di Geezer Butler. Passiamo ora a vedere le caratteristiche più melodico-armoniche. Cosa utilizzava, come creava i brani, come creava le sue linee di basso. Allora, fondamentalmente regnava sovrana la scala pentatonica. In particolare i brani in Mi venivano eseguiti da Geezer in questo modo. Allora, lo vedrai spessissimo con la mano in questa zona di tastiera. Lui praticamente, quando i brani sono in Mi, tende a suonare tantissimo a partire da questa tonica, questo Mi, alternata ovviamente col Mi basso a corda vuoto. Da questa posizione ricava la scala pentatonica minore utilizzando questa diteggiatura. È quella su cui nasce l'improvvisazione iniziale di Nib. L'intro di Nib non è una solo che lui riproduceva fedelmente, quindi scritto a tavolino, per quanto io te l'abbia trascritto, e lo trovi qua sotto in un link apposta, puoi scaricarlo e studiarlo esattamente così com'è. Ma non è quella la cosa importante. Se vuoi suonare come lui, se vuoi tentare di raggiungere il suo modo di suonare, il suo modo di intendere appunto un solo come quello appunto di questo brano, devi pensare molto alla scala pentatonica, sfruttando questa diteggiatura, sfruttando
il ritorno verso il basso, quindi verso la corda a vuoto, enfatizzare di tanto in tanto la quarta aumentata per far sentire quel classico sapore di scala blues, anche se poi in realtà ci torniamo tra un attimo sulla quarta aumentata perché è una caratteristica anche dei riff principali dei brani, ma in particolare in questo brano viene utilizzata proprio per sviluppare questa improvvisazione. Quindi i fraseggi sono in realtà neanche troppo difficili da un punto di vista metrico, parliamo di alternanza tra sedicesimi e ottavi, ottavi sedicesimi, ma tutto assolutamente su questa scala che lui appunto utilizzava tantissimo. Sempre ovviamente con un filo di distorsione e attenzione, in Nib chiaramente raggiungiamo l'apoteosi perché è appunto un solo di basso, ma in realtà se vai a sentire nei dischi capita spesso che lui già quando suona i riff non sempre segue esattamente quello che sta facendo la chitarra e in particolare quando poi è il momento dei soli di chitarra anche il basso tende a partire per la tangente. Cosa intendo? Che parte da un giro iniziale ma è una continua improvvisazione. Siamo negli anni 70, c'era molta più libertà soprattutto in questo genere. Se ci fai caso molte registrazioni loro avevano la chitarra da una parte e il basso dall'altra, quindi la tendenza a creare diciamo una sorta di contrappunti, passatemi il termine, era proprio voluta, era una cosa che creava quel sound lì in particolare, quindi suono distorto, semi-improvvisazione anche in fase d'accompagnamento, scale pentatoniche e, come ti accennavo prima, un'enfatizzazione clamorosa della quarta aumentata o quinta diminuita che sia, il classico diabolus in musica, quindi la nota per eccellenza che richiamava, tra virgolette, quell'idea, diciamo anche un po' occulta che dava appunto questa immagine alla band e la ritroviamo in numerosissimi brani, sia nei riff principali che appunto in parti magari un pochino più solistiche, più di fill. Altro elemento che utilizzava spessissimo in fase di accompagnamento, anche da parte sua esattamente come Steve Harris, se ti ricordi, sono i power chord. La differenza è che appunto lui comunque mantenendo questa distorsione tende ad arpeggiarci molto, lo puoi sentire per esempio come accompagnamento in Paranoid, lo puoi sentire in Iron Man, lo puoi sentire in diverse situazioni, di tanto in tanto il power chord diventa anche suonato a note piene, soprattutto sui soli di chitarra, magari per dare più pienone. Ecco, questi sono un po' gli elementi classici del Geezer Butler dei Black Sabbath. Poi col tempo ovviamente si è evoluto, banalmente non usa più Precision da anni, si è fatto fare da MG dei pick-up apposta che puoi trovare, sono sul mercato tranquillamente nella formazione appunto di classico P-Bass piuttosto che Precision più Jazz Bass. Di recente l'Ackland ha creato un modello, lui usa solo l'Ackland praticamente ormai, anche nell'ultimo tour con Black Sabbath se non sbaglio già era passato all'Ackland. Comunque diciamo che generalmente il suo sound è nato su un P-Bass, dopodiché appunto ha seguito un po' altre strade, ha fatto tantissime altre cose, ha fatto anche 3 dischi da solista, quindi se vuoi informarti trovi tranquillamente in rete tantissimo materiale anche sul Geezer Butler moderno e oggi più che altro spero di averti chiarito un po' come otteneva il sound, come contribuiva a ottenere il sound dei Black Sabbath su quelli che sono i dischi storici, su quello che è stato il periodo storico. Bene, anche per oggi è tutto, spero che questo video ti sia piaciuto, fammi sapere se ti interessa che parli di qualche altro bassista in particolare, io ne ho un po' in programma, qualcuno ha già risposto nei commenti dicendo che arriveranno delle cose anche molto interessanti. Se c'è qualche bassista in particolare di cui vuoi avere informazioni sia dal punto di vista stilistico che magari della strumentazione che utilizza, basta che lo scrivi qua sotto e piano piano cercherò di accontentare un po' tutti. Nel frattempo ti chiedo solamente di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto, magari cliccando anche sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato e ti ricordo che mi trovi rispettivamente su TikTok, su Instagram, su Facebook e ti puoi iscrivere anche alla mia newsletter per restare sempre aggiornato. A proposito di newsletter e di sito, ti ricordo che sta per uscire il mio nuovo videocorso interamente dedicato al basso rock, quindi parlerò anche lì molto di bassisti, di stili dei bassisti, quindi cercheremo di capire, di analizzare, ho cercato di analizzare perlomeno lo stile di diversi bassisti dagli anni 50 fino ai giorni nostri, parlando anche di quelle che sono le tecniche più usate e cercando appunto di raccontarti qualche espediente, qualche segreto per suonare questo nostro genere preferito. Bene, anche per oggi è tutto, ti rinnovo l'appuntamento, alla prossima, ti saluto, ciao ciao.